Negli anni 90, i Nirvana sono stati senza dubbio una delle band più conosciute e influenti del panorama musicale. Tuttavia, forse, quasi nessuno avrebbe scommesso che, a distanza di così tanti anni dalla morte di Kurt Cobain, la band avrebbe riscosso ancora così tanto successo, continuando a conquistare anche le nuove generazioni. Oltre a documentari, film, libri e cover band in giro per tutto il mondo, eventi e riconoscimenti, il mito di Kurt Cobain è esploso anche nel mondo del collezionismo, con i suoi oggetti personali e articoli da collezione venduti a cifre folli e che attirano un'enorme attenzione e interesse da parte dei collezionisti di tutto il mondo. Nel corso di questo video scopriremo alcuni aneddoti e articoli appartenuti al leader dei Nirvana, iniziando dalla chitarra più costosa mai venduta all'asta e procedendo con altri pezzi singolari e distintivi, apprezzati e acquistati dai fan in ogni angolo del pianeta. Il 18 novembre 1993, i Nirvana tennero il leggendario concerto Unplugged, presso i Sony Studios a New York. Nonostante la natura acustica dello spettacolo, Cobain insistette nel suonare la sua chitarra, una Martin D18, attraverso il suo amplificatore, così da poter sfruttare gli effetti dei pedali. Alex Coletti, responsabile della trasmissione, intervenne prontamente facendo costruire ad un falegname una falsa cassa davanti all'amplificatore, al fine di mascherarlo come un monitor da palco. L'evento fu un successo incredibile. La performance intima e emozionante catturò il pubblico e ricevette lodi sia dai fan che dalla critica. Ancora oggi, il concerto è considerato uno dei migliori episodi di MTV Unplugged e un momento iconico nella carriera dei Nirvana. Nel 2020, la Martin D18 del 1959, suonata da Kurt Cobain durante quell'esibizione, è stata venduta per $6 milioni, stabilendo così un nuovo record mondiale, come la chitarra più costosa mai venduta in un'asta. Il 17 aprile del 1991, i Nirvana si esibirono insieme ai Bikini Kill e ai Fits of Depression presso il famigerato OK Hotel di Seattle. Il concerto, secondo alcune voci, fu organizzato per raccogliere fondi al fine di assistere il cantante dei Fits nel pagamento di alcune multe e nel tentativo di evitare il carcere. In quell'occasione, la band suonò dal vivo per la prima volta, davanti a pochissimi spettatori, quella che nei mesi successivi sarebbe poi diventata una delle canzoni più famose al mondo, Smells Like Teen Spirit. Il nome della canzone venne suggerito da una scritta che Kathleen Hanna, la cantante dei Bikini Kill, fece sul muro dell'appartamento di Cobain. La scaletta ufficiale scritta a mano di quell'evento è stata venduta all'asta per circa $51.000. Il 17 agosto 1991, sul palco 6 dei GMT Studios a Culver City, i Nirvana girarono il video di Smells Like Teen Spirit. Diretto da Samuel Bayer, il filmato divenne iconico e contribuì significativamente alla popolarità della band. La costante rotazione su MTV portò i Nirvana alla ribalta, consolidando il loro status di pionieri del movimento grunge e icone della musica degli anni 90. La storica chitarra Fender Competition Mustang del 1969, di colore Lake Placid Blue, presente nel video e tra le chitarre preferite di Cobain, è stata venduta per $4,5 milioni, mentre il maglione indossato quel giorno da Kurt è stato acquistato per una cifra di circa $10.000. La Skystang One, invece, la chitarra più suonata da Kurt durante il tour dell'album In Utero e utilizzata anche nell'ultima data a Monaco il 1 marzo 1994 al Terminal Heinz, è stata battuta per circa $1,5 milioni. Durante la promozione di Nevermind, nel 1992, Kurt Cobain regalò a Jacques Chong, un fotografo di Singapore, una caricatura di un autoritratto. Il disegno è stato poi venduto all'asta per circa $280.000. Nell'agosto del 1993, i Nirvana girarono il loro ultimo video musicale presso i Raleigh Studios a Los Angeles per la canzone Heart Shaped Box, estratta come singolo dal loro album In Utero. I jeans indossati da Cobain in quell'occasione e successivamente presi dal suo compagno di stanza presso la clinica di riabilitazione di Los Angeles, dove Kurt rimase brevemente alcuni giorni prima di togliersi la vita il 5 aprile 1994, sono stati venduti alla cifra straordinaria di circa $400.000. Negli anni '80, ancor prima di diventare il famoso frontman dei Nirvana, Cobain, con l'intento di guadagnare qualche dollaro, si divertiva a disegnare oggetti o magliette per amici e conoscenti. Uno skate, di proprietà di un amico della sorella Kim, su cui Kurt disegnò il logo degli Iron Maiden e la copertina dell'album Killers, è stato venduto per circa $35.000.
Il 30 ottobre 1992, i Nirvana si esibirono a Buenos Aires, in Argentina. Durante lo spettacolo, Cobain distrusse la sua Fender Stratocaster. Successivamente, la chitarra fu messa all'asta e venduta per una cifra vicina ai $500.000. Alcuni fogli di carta contenenti un disegno e il testo di Smells Like Teen Spirit sono stati venduti, dopo ben 23 rilanci, per una cifra di $91.000. Molti anche i fan che pur di ottenere un biglietto di un concerto, un flyer o un semplice poster, specialmente del primo periodo della band, sono arrivati a spendere migliaia di euro. Così come coloro che per aggiudicarsi un CD autografato di Nevermind o del primo album Bleach hanno speso circa $5.000 e $9.000. L'auto di Cobain, un Dodge Dart 170 del 1969, che aveva inizialmente acquistato per soli $2.500, è stata venduta all'asta per $375.000. Al Festival Abend in Vienne del 1 settembre 1991 a Rotterdam, Kurt Cobain salì sul palco indossando un camice bianco, sul quale era stato disegnato un simbolo anarchico con un pennarello nero sulla tasca sinistra del petto, con sotto la scritta RX. Lo stesso presente nel video di Lithium e nel film 1991 The Year Punk Broke. Questo particolare indumento fu regalato dal frontman dei Nirvana a un ragazzo dietro le quinte e successivamente acquistato all'asta per circa $7.000. Un altro oggetto che durante le aste ha generato molto interesse tra appassionati e fan è stato un pedale Boss per la distorsione, sul quale erano incisi i nomi Nirvana e Kurt Was Here. Dopo ben 32 rilanci, è stato venduto per la cifra impressionante di $75.000. E poi c'è chi ha speso $10.000 per un paio di scarpe, $6.000 per un plettro, $5.000 per un pacchetto di sigarette, tutto pur di possedere un pezzo di storia della musica e sentirsi più vicino al loro idolo. Questo, al di là del valore puramente monetario, dimostra ancora quanto la figura di Kurt Cobain, l'anti-rock star per eccellenza e leader di una delle band più influenti degli ultimi anni, sia ancora oggi ammirata e amata da tutte le generazioni. La sua eredità musicale e il suo impatto culturale continuano a ispirare, interessare e influenzare persone di ogni età e provenienza, confermando il suo status di icona indiscussa nel mondo della musica.